Oggi, anche a seguito di alcune richieste che mi sono arrivate tramite i canali social, vorrei provare a spendere un paio di parole su Barbari, la serie TV Netflix a tema storico che tratta degli eventi relativi alla battaglia della Selva di Teutoburgo. Ancor prima che questa serie TV uscisse, già se ne parlava in maniera diffusa, e questo sia perché l'evento storico che va a riproporre è molto particolare e importante, sia perché è trapelata la notizia che alcuni suoi aspetti sono stati curati da elementi dell'ambito della rievocazione storica. Per chi non conoscesse l'evento trattato, cerco di riassumerlo molto brevemente. Alla fine del I secolo a.C., Seghimero, il capo della tribù dei Cherusci, un popolo germanico, invia a Roma i suoi due figli, Arminio e Flavo. In realtà, più che inviarli a Roma, li consegna ai romani, perché si tratta ancora di due bambini. Consegnare i propri figli a Roma per i capi barbarici aveva una doppia valenza. Da una parte si forniva a Roma una forte leva, perché di fatto gli si andava a consegnare degli ostaggi. Dall'altro lato si aveva la consolazione che i propri figli sarebbero stati allevati da quelli che all'epoca erano i padroni del mondo. Dei due bambini focalizziamoci su Arminio. Arminio cresce, si ambienta perfettamente a Roma, si integra nella cultura romana, impara il latino, ottiene la cittadinanza romana, non sappiamo esattamente con che nome, ma probabilmente con quello di Gaius Iulius Arminius, ottiene addirittura la carica equestre e poi partecipa come ufficiale di un reparto di cavalleria ausiliaria germanica alle campagne di Pannonia. Terminato il suo servizio in Pannonia, Arminio viene inviato nella neonata provincia di Germania, alle dipendenze del suo governatore Publio Quintilio Varo. Cosa accade esattamente in Germania noi non lo sappiamo bene, sta di fatto che Arminio decide di tradire Roma, di tradire Varo. Probabilmente aveva colto una serie di elementi che gli hanno fatto pensare, balenare alla possibilità di stabilire una propria egemonia, coltivare un sogno di conquista, di dominio sulle tribù germaniche, per creare un suo proprio regno. Per farlo però chiaramente doveva sganciarsi da Roma e tradirla per ottenere il consenso presso le altre tribù germaniche. A dispetto dei consigli e degli avvertimenti che Varo riceve dal suo Stato Maggiore e anche da Segeste, un capo germanico avversario di Arminio, Varo appunto decide di fidarsi ciecamente di questo suo luogotenente e Arminio conduce Varo in un'imboscata con la scusa di andare a sedare una ribellione che in realtà non esiste, o meglio esiste ma non è quella a cui pensa Varo, Arminio conduce il governatore romano e le sue 3 legioni, più diversi ausiliari e personale civile per un totale di 20.000 uomini, all'interno della selva di Teutoburgo. E Varo da quella selva non uscirà mai, perché Arminio è riuscito a organizzare diverse tribù germaniche che tendono questa gigantesca imboscata e massacrano tutto il contingente di Varo. Questi sono i fatti. Ma ora a noi interessa un'altra cosa. Quanto questa serie Netflix, che tratta di questi fatti, è interessante da un punto di vista storico, quanto è coerente, quanto è ben fatta. Per scoprirlo dobbiamo analizzarla sotto 3 punti di vista: quello storico, quello antropologico e culturale e quello strettamente relativo alla ricostruzione materiale. Ora cominciamo, ma avverto si entrerà nel dettaglio. Chi non vuole spoiler smetta ora di seguire questo video. Da un punto di vista strettamente collegato con i fatti storici, la pellicola presenta alcune inesattezze, la più eclatante delle quali il rapporto tra Arminio e Varo. Il fatto che Varo avesse educato ed allevato Arminio è puro frutto di fantasia, così come il fatto che viene adombrato nella serie che addirittura lo avesse a un certo punto in qualche modo adottato. Evidentemente questo elemento è stato inserito per esasperare ulteriormente il supposto dramma interiore di Arminio, che viene presentato combattuto tra le sue 2 nature, quella di cittadino romano e quella di uomo germanico.
Il fatto che Arminio si trovi ad un certo punto a tradire un uomo per il quale ha nutrito un affetto filiale chiaramente carica tutta la vicenda di ulteriore pathos. Peccato che però, da quanto ci è dato sapere, Arminio probabilmente non aveva mai visto Publio Quintilio Varo prima di prendere servizio in Germania. Il vero padre di Arminio, piuttosto, Seghimero, sicuramente non si suicidò prima della battaglia di Teutoburgo, come viene mostrato nella serie, ma al contrario noi sappiamo che vi partecipò e vi partecipò agli ordini del figlio. Tusnelda viene presentata come una sorta di profetessa, o meglio, come una donna che gioca il ruolo di profetessa e grazie a questo riesce a influenzare grandi masse di guerrieri germanici. Ora, dalle fonti storiche noi sappiamo molto poco di Tusnelda, sappiamo solo che era figlia di Segeste, un avversario politico di Arminio, e che poi divenne sua moglie, nient'altro. Va detto che però in questa rappresentazione che è stata voluta dalla produzione si nasconde una ricerca molto attenta. Infatti noi sappiamo che nel mondo germanico donne che presentandosi come tramiti tra gli dei e gli uomini siano riuscite a influenzare grandi masse di guerrieri erano una realtà che è abbastanza comune. Basti pensare a figure come Ganna, come Veleda, la profetessa dei Brutteri che diede inizio alla rivolta degli ausiliari batavi, oppure ancora a figure come Albruna. Quindi il fatto che Tusnelda potesse avere questi connotati politici e sacrali, benché non sia riportato nelle fonti, è possibile, è verosimile. Quello che invece è sicuramente falso è la durata della battaglia, come viene rappresentata nella serie, ovvero di una mezza giornata. In realtà noi sappiamo che la battaglia della selva di Teutoburgo durò ben 3 giorni. Oltretutto, certi espedienti, come gli incendi utilizzati per dividere l'esercito romano, sono assolutamente falsi, così come gli alberi abbattuti per spezzare la colonna romana in marcia. In realtà questo espediente di usare gli alberi per spezzare le colonne romane venne utilizzato sì, ma in tutt'altra battaglia e in tutt'altra epoca. Si parla della battaglia della Selva Litana durante la seconda guerra punica, ma appunto non ci interessa. Al contrario, invece, c'è un elemento che è stato molto criticato, perlomeno qui in Italia, che invece è assolutamente reale. In Italia si è sentito dire da chi ha visto le prime puntate che i romani sono presentati in luce eccessivamente negativa, che sono presentati in una chiave troppo sgradevole, non è vero che erano così tiranni, in realtà i romani costruivano le strade, costruivano gli acquedotti, portavano la cultura, eccetera, eccetera. In realtà noi sappiamo da Cassio Dione che il governatorato di Varo era contraddistinto da una autorità veramente tirannica. Cassio Dione ci dice che Varo tiranneggiava i germani, li trattava come schiavi e che richiedeva dei tributi eccessivamente elevati, che è esattamente quello che vediamo nella serie. Quindi da questo specifico punto di vista sicuramente non ci si può lamentare. Se vogliamo esplorare la serie in maniera approfondita, dobbiamo andare ad analizzare anche quegli aspetti di ordine antropologico che sono stati ricercati per provare a riproporre le due culture, quella dei romani e quella dei germani. Ad esempio, c'è stato un espediente che io ho gradito moltissimo, ovvero quello di far parlare i romani in latino e i germani invece nella versione originale in tedesco, ma comunque nella lingua dello spettatore. Questo sicuramente va a sottolineare il divario, la contrapposizione tra le due culture e poi, beh, ovviamente, certo, crea una maggiore empatia nello spettatore nei confronti dei germani. In ogni caso, comunque, i romani parlano per tutta la serie in latino e oltretutto non con la pronuncia ecclesiastica, ma con la pronuncia restituta, offrendo quindi qualcosa che è sia molto immersivo e affascinante, sia corretto storicamente. Certo, anche questo aspetto non è completamente scevro da nei. Ad esempio, vi è una scena dove Varo ordina a una parte del suo esercito di svoltare verso sinistra e lo fa ordinando ad sinistram. Ora,
Noi sappiamo che per la maggior parte degli eserciti dell'antichità, ma anche fino all'Evo moderno in realtà, quando un comandante voleva ordinare ai suoi uomini, a un reparto, di svoltare a sinistra o a destra, raramente usava le parole sinistra e destra, e questo perché, a causa della bassa scolarizzazione dei soldati, spesso si potevano confondere, mentre serviva un ordine che fosse immediato e velocemente e facilmente comprensibile. Se facciamo uno studio comparato con l'esercito più vicino a quello romano, ovvero quello greco-macedone, noi vediamo che per gli ordini utilizzati per far svoltare le truppe si usava epi aspida clinon per dire svoltate a sinistra, epi doru clinon per dire svoltate a destra, ovvero svoltate dalla parte dello scudo per la sinistra, svoltate dalla parte della lancia per dire svoltate a destra. Quindi io mi sarei aspettato più che un ad sinistram, mi sarei aspettato un ad scuta. Però anche in questo caso va detto che siamo in un ambito speculativo, di ricostruzione speculativa, quindi non si può dire che si tratti di un errore vero e proprio. Allo stesso modo, quando i germani parlano delle loro divinità, usano i nomi Wodan e Donar. Beh, sempre meglio che usare Odino e Thor, che sono le varianti più note di queste due divinità del mondo nordico, ma sono appunto le varianti norrene, scandinave, vichinghe. Certo però che anche Wodan e Donar non sono propriamente corretti, perché sono dei nomi dell'alto germanico antico, che è una lingua che noi conosciamo per testi del 750 d.C. Quindi si tratta di una lingua medievale. Forse sarebbe stato meglio usare Wodanaz e Tunraz, che sono le varianti proto-germaniche di queste due divinità. Va detto che però Wodanaz e Tunraz sono dei nomi ricostruiti dai linguisti, quindi anche in questo campo siamo nella speculazione e non si può puntare il dito all'errore. E ugualmente per il nome di Arminio. Nella serie ci viene detto che il nome originario germanico di Arminio è Ari. Beh, ora, sicuramente Arminius era una corruzione del nome germanico originario dell'individuo, ma noi non sappiamo qual era il suo nome vero e proprio. Va detto che i linguisti hanno proposto non tanto un Ari, bensì Irmin, che in germanico significa possente. Di nuovo, però, anche in questo caso siamo nel campo della speculazione. Quello che non è speculativo, invece, che è evidentemente un errore, è la rappresentazione del matrimonio germanico. Noi da Tacito conosciamo parte della ritualità del matrimonio dei Germani, che comprendeva una serie di doni che venivano passati dalla moglie al marito e viceversa. E si trattava di doni di tipo militare. La sposa donava uno scudo, una framea, altrettanto donava il marito, insomma si trattava di doni di tipo militare. Bene, noi questo non lo vediamo assolutamente nella trasposizione della serie. In realtà noi vediamo semplicemente i due sposi che vengono legati, imbalsamati, impacchettati tra loro da della stoffa. Forse si voleva puntare su una scena un po' piccante, un po' erotica, perché i due attori sono nudi mentre vengono avvolti in questa stoffa a contatto tra loro. In realtà l'effetto, a mio modo di vedere, è solo grottesco e oltretutto non è assolutamente storicamente accurato. Un qualcosa che invece può essere letto in diverse maniere è una scena che mostra Arminio che si è appena reso conto che Varo l'ha cresciuto solo e unicamente per avere un re fantoccio da piazzare tra i germani, che soffre profondamente di questo, si imbufalisce, si arrabbia in maniera terribile e allora in una scena iconica distrugge la sua statuetta di Marte e poi prende a calci il suo Larario. Bene, un gesto del genere per un uomo dell'antichità era sicuramente carico di valenze tremende, si tratta di un'impietà terrificante. Ci verrebbe da dire che difficilmente un uomo del suo tempo avrebbe fatto un gesto del genere.
Però poi noi, se andiamo a ben vedere, leggiamo in Tacito che Arminio, in un secondo tempo, dopo i fatti di Teutoburgo, quando ancora combatteva contro i Romani, si trovò a distruggere un tempio romano eretto per Druso e anche a distruggere un monumento commemorativo celebrativo per i caduti di Teutoburgo. Quindi, insomma, non si trattava di un uomo che era completamente alieno a gesti di tipo empio. Quindi in questo caso forse possiamo dire che la produzione ha fatto un lavoro interessante ed attento. Andiamo adesso ad esplorare infine la parte che sicuramente interessa di più, che è quella relativa alle ricostruzioni materiali. Partiamo con i Romani. Quello che abbiamo visto, secondo me, è frutto di un ottimo lavoro ricostruttivo. Abbiamo visto dei legionari romani con un equipaggiamento leggermente disomogeneo. Ci sono soldati con indosso la lorica segmentata, la corazza di metallo a bande, ci sono soldati con addosso la lorica amata, la corazza ad anelli di ferro. In altre scene vediamo legionari con in capo l'elmo gallico imperiale, accanto a legionari con in capo l'elmo imperiale italico, quindi elementi diversi all'interno delle medesime unità militari. Ci si discosta qui da quel cliché trito e ritrito che abbiamo visto più volte, che mostra i legionari romani fatti tutti con lo stampino. Qui abbiamo una realtà più variegata, che di fatto rispecchia la realtà storica. Gli scudi rettangolari con l'umbone rotondo sono assolutamente coerenti per il contesto, infatti proprio in età augustea, che è il precedente modello di scudo romano, con il rinforzo fusiforme in legno, viene abbandonato in favore dello scudo con l'umbone rotondo. Forse addirittura questo processo era già iniziato in età cesariana, anche se non ne siamo certi. In ogni caso, il quadro presentato è ottimo. Ma andiamo oltre. L'accampamento che abbiamo visto, secondo me, è ricostruito molto bene. Le tende sono ben distanziate tra loro e in altre scene si vede che è provvisto di un cardo e di un decumano e di una tenda pretoria, quindi frutto di un ottimo lavoro. Se avete notato, oltretutto, le tende si vede sono costituite da tasselli di cuoio cuciti tra loro, quindi di nuovo una grande attenzione ai particolari. Oltretutto, attenzione ai particolari non solo dei soldati romani propriamente detti. Il drappello a cavallo che avete visto allontanarsi dall'accampamento è composto da ausiliari germanici. Lo scudo, che si vede portato sulla schiena, presenta un simbolo che è tratto direttamente da epigrafi che ritraggono degli ausiliari germanici, appunto. Quindi sicuramente tutto frutto di attenta ricerca storica. Purtroppo però non è stato solo così. C'è un particolare che si vede all'inizio, proprio relativamente ai Romani, che è fortemente errato. Andiamo ad osservarlo. Ustac, Roma tributa vostra non amplius remissura. In questa scena potete vedere due figure principalmente, un centurione e un aquilifero. Il centurione, nulla da dire, porta un elmo gallico imperiale con una cresta trasversa, oltretutto di piume e non di crine, quindi di nuovo attenzione ai particolari, e l'aquilifero sì, porta una pelle di tigre, ma non è quello l'errore. Si è parlato a profusione di questa pelle di tigre perché si vedeva anche in foto ancora prima che uscisse la serie TV, però noi non possiamo dire che si tratta di un errore. Noi sappiamo che gli aquiliferi portavano delle pelli di fiera, che erano di orsi o di grandi felini. Mancando la pittura dalle raffigurazioni, noi non possiamo dire con certezza quali grandi felini fossero. E ricordiamo che l'ultima tigre turca è morta nel 1970, quindi i romani avevano accesso abbastanza facile alle tigri, non dovevano andare a prenderle in India. Abbiamo tigri raffigurate su mosaici romani e infine diversi autori, quando parlano delle venationes del circo, citano le tigri. Quindi non è per assurdo quello il problema. Il problema è un altro. Se andate a vedere poco più in basso, noterete che l'aquilifero ha le staffe. E questo è un errore veramente marchiano.
Va detto questo, io ho sviluppato questa mia personale teoria e ne avrò conferma solo quando parlerò direttamente con i rievocatori che hanno curato certi aspetti della pellicola e che conosco. Ovvero, secondo me, le staffe non sono state utilizzate perché la produzione non sapeva che i romani non conoscevano le staffe all'epoca, ma semplicemente per comodità, poiché noi le vediamo esclusivamente in questa scena e poi in un'altra, credo intorno alla terza puntata, quando un germano salendo a cavallo evidentemente fa leva su una staffa. Bene, probabilmente appunto queste staffe sono state utilizzate semplicemente per comodità, perché in tutte le altre scene c'è molta attenzione a tagliare le inquadrature delle persone a cavallo. Comunque la cosa rimane un grande scadimento secondo me, perché nella serie non ci sono queste grandi scene di cavalieri, di combattimenti a cavallo, di cavalli lanciati al galoppo. A questo punto, per quelle poche scene che ci sono, si poteva utilizzare un po' più di cura ed evitare questa caduta di stile che oggettivamente è pesante perché mostra un elemento completamente antistorico. Abbiamo visto ora delle caratteristiche della ricostruzione dei Romani e andiamo allora a vedere i loro nemici, i Germani, partendo dal loro villaggio. Il villaggio germanico ricostruito, secondo me, di nuovo è frutto di un ottimo lavoro. Le Langhaus germaniche sono frutto di quello che conosciamo dei ritrovamenti archeologici, ma in particolare io ho gradito molto la raffigurazione di questa piccola realtà agricola circondata dai boschi. Se avete visto, all'interno del villaggio ci sono piccoli settori coltivati a grano o a verdure che sono accanto alle capanne, alle Langhaus, il tutto circondato dalla selva. Questo quadro corrisponde effettivamente a quello che conosciamo degli insediamenti germanici come vengono descritti dai classici, ma scendiamo più nel dettaglio. Dai! In questa scena si è vista Tusnelda giocare con il suo fratellino all'interno di un edificio e questo edificio è una capanna adibita alla tintura delle stoffe. Avete visto? C'erano delle matasse di lana tinte di rosso e di giallo che erano appese ad asciugare. Questo aspetto, secondo me, è magnifico. Far vedere anche dei lati relativi alla produzione artigianale in seno alle culture barbariche è ottimo. Oltre che mostrare un lato reale delle culture antiche, sfata il mito di questi barbari che vengono fatti vedere normalmente nei film storici fare tre cose: cacciare, al massimo forgiare delle armi o uccidere, saccheggiare, massacrare. Questa gente, quando non andava a saccheggiare il prossimo, aveva delle attività da seguire produttive come in tutte le altre culture e raffigurarle, secondo me, va a scardinare dei noti cliché. In particolare poi ho gradito i colori rappresentati, il rosso e il giallo, che si ottengono con la robbia e la reseda, che sono delle piante tintorie, quindi di nuovo una grande attenzione ai particolari. Certo, questo poi mi dà anche un assist per parlare degli abiti. Andiamo a vedere nel dettaglio gli abiti dei Germani. Abbiamo visto tutta una serie di elementi del vestiario dei Germani, ma andiamo ora ad analizzarli nel dettaglio. Partiamo dal primo, il più piccolo, ma non per questo il meno pregevole, ovvero la reticella per i capelli della donna germanica. Queste reticelle per i capelli erano degli elementi della moda femminile già presenti in Europa centrale durante l'età del bronzo. Continuano anche nell'età del ferro, si diffondono e sono ancora presenti in Germania. Il fatto di presentare questo elemento come componente dell'acconciatura di una delle donne del villaggio, piuttosto che avere la classica donna barbarica con i capelli sciolti al vento, secondo me è un ottimo elemento di caratterizzazione e che denota attenzione all'aderenza storica. Passiamo poi ai vestiti e qui, fatemelo dire, finalmente abbiamo dei barbari che sono vestiti con degli abiti di stoffa, non con le solite pellicce a schiovere, e degli abiti di stoffa colorati. Abbiamo visto degli abiti verdi, degli abiti blu, c'è un mantello arancione e poi in altre scene vedremo anche degli abiti gialli, degli abiti rossi, quindi un'antichità barbarica che è colorata e colorata in maniera vivace.
Qui si va a sfatare quel mito, quel cliché che vuole i barbari sempre monocromatici, marroni, vestiti di cuoio, pelle e pellame. Ovviamente non è che le pelli sono assenti completamente. Tacito ci dice che i germani utilizzavano anche delle pellicce, ma certo non sono un elemento esclusivo e totalizzante. Oltretutto ci sono anche tutta un'altra serie di piccoli particolari molto interessanti e ben fatti: le fibule che tengono i mantelli, le fibbie delle cinture, vari monili, l'acconciatura dei guerrieri che vengono mostrati in molti casi con il nodo alla sueba, che è una sorta di crocchia di capelli che veniva portata a lato della testa del guerriero. Ancora, ecco, forse l'unico elemento che lascia un po' perplessi è un orecchino che è portato da uno dei protagonisti. Noi non abbiamo attestazioni di orecchini maschili in ambito germanico particolarmente vistosi come in questo caso, e probabilmente sembra dalla forma che abbiano tratto ispirazione da un pendente di cultura Hallstatt, quindi di 700 anni precedente agli eventi. Però diciamo che è un piccolo caso isolato che si nota a malapena, a dirla tutta. Altri elementi che caratterizzano i germani sono tutti molto ben fatti, anche le armi, dalle clave in legno come quelle ritrovate ad Alkeneng, fino alle spade, le Hiebschwert, le caratteristiche spade germaniche dall'impugnatura ergonomica monofilari. Tutto magnifico, quindi tutto ben fatto, se non che abbiamo un elemento che stona e stona abbastanza pesantemente: la sacerdotessa. Andiamo a vedere come è stata ricostruita questa figura. Questo personaggio un po' particolare che abbiamo visto sarebbe la sacerdotessa germanica. La prima volta che appare sullo schermo ha un abito nero e delle pitture nere sul volto, e già qui la cosa è un po' inquietante. Ora invece la vediamo durante la celebrazione del matrimonio con indosso tutta una serie di elementi di un costume che in realtà richiama gli sciamani siberiani o della cultura mongolica e turcica. Noi in realtà un riferimento a come erano vestite le sacerdotesse germaniche lo abbiamo in Strabone, che descrive le sacerdotesse dei Cimbri e ci dice intanto che certo non erano vestite di nero, ma di bianco. Andando avanti, Strabone ci porta tutta un'altra serie di particolari: ci parla di un mantello tenuto da una fibula, ci parla di una cintura di bronzo, ci parla dell'uso di andare scalze che caratterizzava queste sacerdotesse. Quindi in realtà una linea guida per ricostruire questo personaggio c'era. Non si capisce quindi perché andare a prendere tutta una serie di caratteri che sono propri del cliché dello sciamano per definizione, che in quanto sciamano deve essere per forza della cultura siberiana o della cultura mongola, insomma delle steppe dell'est, che non hanno nulla a che vedere con la cultura germanica. Abbiamo parlato delle pitture nere ed ora esploreremo questo argomento perché salta fuori in maniera abbastanza prepotente in combinazione con la battaglia, la rappresentazione della battaglia della selva di Teutoburgo. Ma cominciamo intanto con un piccolo spezzone. Ecco, in questo piccolo spezzone si vede, secondo me, si condensa quello che immagino sia stato il rapporto tra i consulenti storici, rievocatori, archeologi da una parte e gli scenografi e i costumisti dall'altra. Ci sono questi due guerrieri germanici che corrono verso i romani, uno ha sul capo una riproduzione molto corretta di un elmo batavo ritrovato a Kessel-Lith, decorato con una pelle di mustelide che aveva probabilmente delle piume a decorarlo, e dall'altro lato invece c'è un guerriero che ha legata alla schiena una sorta di carcassa di animale con il cranio che pende sopra la sua testa. Quindi ecco, due realtà, una assolutamente corretta e l'altra assolutamente inventata, che coesistono. Ma andiamo oltre: i guerrieri germanici vengono raffigurati con delle pitture corporali. E altri per ciò che sarà.
Questa rappresentazione ha colpito l'immaginario di molti che hanno visto i trailer, che hanno visto le foto, le locandine e chiaramente immediatamente il primo collegamento che è stato fatto è stato quello con gli Uruk-hai della trasposizione cinematografica del Signore degli Anelli di Peter Jackson. Ma effettivamente sono così scorrette queste pitture? Questi germani che scendono in battaglia dipinti sono così sbagliati? Non proprio. Bisogna leggere Tacito per rendersene conto. Tacito, nel Germania, scrive quanto segue. Hanno scudi neri e il corpo tinto di scuro. Per combattere scelgono notti tenebrose e la sola raccapricciante comparsa di questo esercito di fantasmi semina panico poiché nessun nemico sa reggere a quella stupefacente, quasi infernale visione. Ora, Tacito qui non parla dei germani in generale, ma di una tribù specifica, gli Ari, che secondo lui sono un cantone dei Lugi. Secondo però il germanista Rudolf Simek, gli Ari non erano una tribù germanica, ma una Mannerbunde, ovvero una fratellanza di guerrieri con caratteri mistici e sacrali, quindi una realtà associativa che era trasversale al mondo germanico, presente in più culture. Quindi non è poi così assurdo vedere dei guerrieri con i corpi dipinti di nero nell'esercito di Arminio. Ma le tinture bianche? Il testo di Tacito dice scudi neri e corpi dipinti di scuro. Ma questa è la traduzione, e sebbene sia una traduzione che si vede anche in altre versioni del Germania, anche in altre lingue, in realtà il testo latino cita espressamente nigra scuta tincta corpora, ovvero gli scudi neri e i corpi dipinti. Non c'è un riferimento specifico al colore utilizzato dai guerrieri per dipingersi, e noi sappiamo che le terre tintorie più comuni, oltre al nero fumo, sono il gesso. Vi è anche l'ocra, e non a caso alcuni dei guerrieri dell'esercito di Arminio rappresentati in barbari hanno anche delle tinture color arancione, rossastro. Noi sappiamo che i germani per tingersi i capelli utilizzavano una terra rossa che veniva chiamata spuma cattica o pila mattiaca. Quindi, alla luce di tutto questo, la rappresentazione di questi guerrieri con delle pitture corporali di questo tipo non è poi così peregrina, visto che Tacito parla di un esercito di morti e l'impatto effettivamente scenico è quello. Però forse i costumisti si sono lasciati un po' prendere la mano. Andiamo avanti. Ecco, il personaggio che abbiamo visto porta in capo, invece che un elmo, una maschera ricavata dal cranio di un cervo. Più che una figura storica, oggettivamente sembra, se qualcuno conosce il fantasy, un personaggio uscito dall'universo di Warhammer, un guerriero del caos, una figura mostruosa, mitologica, fantastica. Certo, qualcuno potrebbe provare ad agganciarsi a Plutarco, che descrivendo i guerrieri dei Cimbri dice che hanno elmi che raffigurano fauci di animali oppure che raffigurano delle bestie mostruose, però evidentemente è un po' tirata. Certo, Tacito, quando descrive i guerrieri Ari, parla di feralis umbra, quando descrive questo esercito, c'è l'aggettivo feralis, animalesco, quindi forse si potrebbe cercare un aggancio. Certo è molto speculativo e possiamo dire che qui i costumisti hanno oggettivamente esagerato. Comunque questo è il quadro complessivo e se dobbiamo tirare le somme oggettivamente Barbari è evidentemente superiore alla media dei vari sceneggiati storici ambientati nell'epoca dell'antica Roma che abbiamo visto negli ultimi anni. Fa quasi risuonare il magnifico ricordo di quella perla del cinema storico che fu Alexander, con tutti i distinguo del caso. Comunque speriamo che sia un inizio, che non sia una fine,
e che ci siano altri film che prendano esempio da Barbari. D'altra parte questa è stata la prima stagione, ricordiamo che Arminio aveva un fratello, Flavo, che invece rimase fedele ai Romani e che lo affrontò in quegli scontri che si susseguiranno alla battaglia della Selva di Teutoburgo. Quindi incrociamo le dita e speriamo in una nuova stagione di Barbari. Grazie.